Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Volete visitare un posto poco battuto dal turismo? Continuate a guardare per saperne di più. Oggi vi porteremo in Polonia, al castello di Książ. Il castello di Książ è uno dei più grandi e importanti della Polonia. Si trova nella regione della Silesia inferiore, a 20 km dal confine con la Repubblica Ceca, a 3 ore di macchina da Praga e 1 ora e 20 da Breslavia. Consigliamo quindi di andarci con un vostro mezzo. La storia di Książ abbraccia un ricco arco di oltre 700 anni. Le prime fonti ci parlano della costruzione di una fortezza in muratura tra il 1288 e il 1292, al posto di una torre di guardia in rovina. L'artefice di questo progetto fu Bolko I il Crudele, discendente della linea dei Piast di Świdnica Javor. Successivamente Książ passò sotto il dominio dei sovrani cechi e per un certo periodo fu anche un rifugio per banditi. Tuttavia, nel 1509, Konrad von Hoberg, membro della famiglia che in seguito cambiò il proprio cognome in Hochberg nel XVIII secolo, acquisì il castello. Per gli Hochberg il castello divenne un'affezionata dimora di famiglia, rimanendo sotto la loro proprietà fino al 1941, quando cadde nelle mani dei nazisti. Il castello di Książ ha subito molteplici ristrutturazioni ed espansioni nel corso dei secoli, quindi è un vero e proprio tesoro di stili architettonici. Le trasformazioni più significative ebbero luogo nel XVIII secolo e all'inizio del XX secolo. Durante il periodo di rinnovamento barocco venne eretta la maestosa facciata orientale e l'imponente ingresso al castello. Il culmine di questo restauro fu la creazione del cortile d'onore, costruito tra il 1722 e il 1732. Questo cortile aveva lo scopo di impressionare i visitatori, annunciando loro che stavano per entrare in una dimora raffinata appartenente a una delle 7 famiglie più facoltose d'Europa dell'epoca. Durante questo periodo furono aggiunte la balaustra in pietra traforata, le statue raffiguranti divinità greche e allegorie, nonché i basamenti dei leoni adornati con scudi araldici. Ancora oggi queste opere suscitano un profondo stupore e anticipano ciò che i visitatori troveranno all'interno. Il castello di Książ sfoggia oltre 400 stanze ed è, in termini di dimensioni, il terzo castello più grande della Polonia. La visita guidata, che si effettua con l'ausilio di audioguide, le guide turistiche ci sono ma solamente in lingua polacca, dura approssimativamente 1 ora e mezza. Tuttavia, il tempo sembra volare, grazie all'eccezionale audioguida, che rende le stanze attraversate un'affascinante finestra sulla storia di questo luogo e delle persone ad esso legate. All'inizio del XX secolo, gli Hochberg erano una delle famiglie più agiate della Prussia, titolari di ricchezze favolose. Il principe Hans Heinrich XI, che governò dal 1855 al 1907, fu il fautore di questa grandezza e gli succedette Hans Heinrich XV, deceduto nel 1938. Sotto il regno di quest'ultimo avvenne la seconda grande ristrutturazione del castello. Hans Heinrich XV era il marito di Maria Teresa Olivia Hochberg von Pless, di origine gallese e più nota come Daisy o Margherita. Daisy era celebre per la sua straordinaria bellezza ed è stata l'ultima padrona del castello. Książ era il suo castello preferito, dove passava la maggior parte del suo tempo. Riuscì a trasformare Książ in un luogo di incontri per teste coronate e influenti personaggi dell'epoca. Oggi, nei suoi appartamenti, è possibile fare un viaggio nel tempo e scoprire la vita degli Hochberg all'inizio del XX secolo. La mostra permanente Książ attraverso gli occhi della cucina
presenta oltre 200 straordinarie fotografie, che non solo ritraggono il castello e la famiglia principesca, ma anche la vita delle persone comuni che vi lavoravano. Le fotografie sono descritte in polacco, tedesco e inglese, permettendo ai visitatori di entrare in contatto con il passato. Potrete osservare come venivano educati i bambini, ammirare gli interni prima che fossero saccheggiati e distrutti e per un attimo immergervi nell'atmosfera che permeava il castello in quei giorni. La visita al castello di Chrzange vi condurrà attraverso numerose stanze splendidamente restaurate, con arredi antichi e sontuosamente decorati. Una delle gemme di quell'epoca, affiancata al cortile d'onore, è la Sala Massimiliano, una sontuosa sala barocca a 2 piani dorata. Questa rappresenta non solo il miglior esempio di sala barocca conservata in Slesia, ma è considerata anche uno dei saloni più belli di tutta la Polonia. Fu creato da numerosi rinomati artisti del XVIII secolo. Delle caratteristiche degne di nota includono i sontuosi camini decorati con figure mitologiche realizzate in marmo nero italiano, 3 balconi utilizzati come postazioni per l'orchestra di corte, un soffitto a cassettoni raffigurante la visita di Atena alla sede delle Muse sull'Elicona. La Sala Massimiliano è un'eccezionale dimora riccamente decorata, che offre uno sguardo sull'opulenza e l'eleganza della vita di corte durante l'epoca barocca. Ma usciamo ora e passeggiamo lungo la terrazza delle rose. Proseguiamo per i giardini del castello di Chrzange, che sono noti per la loro varietà e bellezza. Sono notevoli i giardini all'italiana, progettati con eleganti geometrie e fontane che aggiungono un tocco di raffinatezza al paesaggio. I visitatori possono passeggiare lungo le eleganti aiuole, ammirare le sculture artistiche e godere della vista panoramica sul castello che si erge maestoso di fronte a loro. E a voi, è piaciuta questa visita al castello di Chrzange? Fatecelo sapere nei commenti, vi risponderemo sicuramente. Speriamo che questo video vi abbia dato spunto per un viaggio. Grazie per averci seguito. Iscrivetevi per ulteriori contenuti e alla prossima!